Salve a tutti e benvenuti in un nuovo video. Io sono Efrem e questo è Garage 19. Oggi lavoretto alla Suzuki Gran Vitara. Nell'ultimo video su quest'auto abbiamo concluso un body lift, ovvero abbiamo rialzato la carrozzeria rispetto al telaio. Oggi andremo ad apportare una modifica che è sì estetica perché cambia, migliora leggermente l'estetica soprattutto anteriore dell'auto, ma è una modifica funzionale. In pratica andremo ad installare una barra LED anteriore sul paraurti insieme a due faretti sul posteriore dell'auto. Questo ci permette di illuminare le uscite in off-road nel momento in cui abbiamo scarsa visibilità e illuminazione. Ad ogni modo, nella prima parte del video vedrete come è composto il circuito, ovvero cavo, fusibile, relè, pulsante per quanto riguarda la barra anteriore. Proseguiremo con l'installazione dello stesso, del cavo che è sostanzialmente all'interno del vano motore, e faremo passare il pulsante chiaramente all'interno dell'abitacolo. Successivamente analizzeremo il circuito per quanto riguarda i faretti posteriori e successivamente andremo a predisporre e montare cavo, fusibile, relè e pulsante e così via sull'auto. Quest'ultima procedura è solo da richiedere un po' più di attenzione perché è chiaro, abbiamo la batteria all'interno del vano motore, il pulsante all'interno dell'abitacolo e i faretti sono la parte esterna dell'auto posteriore, quindi chiaramente i cavi dovranno passare all'interno dell'abitacolo, ma non vi preoccupate, vedremo tutto bene a breve. Infine, nell'ultima parte del video andremo a montare fisicamente la barra LED anteriore e i due faretti posteriori. Ma bando alle ciance, iniziamo subito, ma prima come sempre like, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Questa qui è la barra. Per quanto riguarda il cablaggio, ho optato per acquistarlo già fatto, quindi con anche il pulsante fatto, connettori, fusibile, relè, perché altrimenti avrei dovuto prendere io il cavo, comprare il relè adatto, fusibile, connettorini, pulsante e così via. Ma conveniva comprarlo già fatto. Alla barra mancano i due faston che poi si collegheranno a queste femmine qui del cavo, quindi andiamo a farli noi. Faccio vedere brevemente come è fatto il cavo. Allora, qui si collegano i due cavi positivo e negativo della barra LED. Qua abbiamo un relè 12 volt 40 ampere, cavo negativo che si collega al negativo della batteria, e sul positivo, che lo colleghiamo al positivo della batteria, abbiamo un fusibile. Cavo bianco va verso l'abitacolo e qui abbiamo il pulsante di accensione e spegnimento e cavo positivo o cavo negativo di alimentazione. Prima di installare tutto il cablaggio facciamo una piccola prova giusto provvisoria per vedere se funziona la barra LED. Come potete vedere funziona tutto. E allora ci possiamo spostare all'interno dell'abitacolo iniziando a rimuovere la copertura in plastica al di sotto del volante. Tanto tre viti a croce la tengono ancorata. Successivamente ci spostiamo al tunnel di sinistra, dobbiamo rimuovere le clip in plastica presenti e possiamo rimuovere così le parti che coprono sostanzialmente i cavi. E allora andiamo ad individuare il tappo che copre un foro di collegamento tra abitacolo e vano motore.
questo qui, lo possiamo rimuovere spingendolo dall'abitacolo verso il vano motore. Ed ecco che una volta rimosso questo qui, procediamo ad effettuare un foro per far passare il cavo del pulsante. Consideriamo che il tappo è in plastica, quindi si buca facilmente. Qui ho deciso di interrompere il cavo tagliandolo e successivamente saldando i 3 fili all'interno per far passare lo stesso all'interno del foro del tappo. Ad ogni modo adesso possiamo inserire il tappo, compreso ovviamente del filo appena fatto passare. Ecco, questo è il connettore che si collegherà al cavo principale. Ad ogni modo, quello che dobbiamo fare adesso è fissare l'intero cavo a piacimento. Io l'ho fatto in questo modo, partendo dalla parte anteriore dove a breve collegheremo la barra. Successivamente questo è il cavo positivo che parte dal relè, così come anche il cavo negativo sempre parte dal relè. Li ho collegati ai 2 morsetti della batteria. Inoltre il filo bianco l'ho fatto scorrere in questo modo e arriverà al connettore del pulsante modificato che abbiamo visto poco prima. Sempre da questo connettore partono i 2 fili rossi e neri che sono sostanzialmente l'alimentazione per il pulsante stesso, e il filo positivo, il rosso, ovviamente ritorna indietro sul morsetto positivo della batteria, mentre il cavo nero, ovvero il negativo, l'ho collegato a questo punto di massa qui. E come vi dicevo, questo è il cavo positivo sul morsetto. Questo è il cavo da installare per i 2 faretti posteriori. Sul relè ovviamente abbiamo l'entrata di alimentazione positivo e negativo che si collega alla batteria, e sul positivo il fusibile, e poi altri 4 cavi. A 2 è collegato il pulsante, agli altri 2 invece è collegata l'uscita di alimentazione dei faretti, che ovviamente ad un certo punto si sdoppia, dato che i faretti sono 2. Li vediamo qui. E allora dobbiamo andare a predisporre questo cavo qui. Spostandoci all'interno dell'auto, innanzitutto rimuoviamo la plastica laterale sul retro dell'auto, perché è un ottimo punto per inserire comodamente e lasciare lì sia il fascio che tutto il gruppo fusibile, relè e così via, ma vedremo bene a breve. Spostandoci anche nel cofano, sì vabbè, originariamente lì continua il portaoggetti, ma la mia Suzuki è stata modificata per poter installare un subwoofer. Ad ogni modo dobbiamo fare spazio per far passare il cavo dalla parte anteriore verso la parte esterna posteriore, dove andremo ad installare i 2 faretti. E allora rimosso il fanale posteriore sinistro, questo per far passare comodamente il cavo dalla parte interna, quindi dal cofano, alla parte esterna, e vi faccio vedere direttamente come e dove ho fissato il cavo stesso. Eccolo qui, si vede il cavo nero fissato al fascio corrugato. In pratica abbiamo un'uscita positivo e negativo per quanto riguarda il faretto posteriore destro, e sempre un'uscita positivo e negativo per quanto riguarda il faretto di sinistra. L'unico cavo principale nero l'ho fatto passare in un foro già presente, che è lo stesso in cui passa il fascio corrugato già presente sull'auto. Eccolo qui. Da lì passano i cavi dalla parte esterna verso la parte interna dell'auto. Ecco qui, si vedono i cavi che entrano all'interno del cofano e fuoriescono da qui. Anche il cablaggio per i faretti posteriori l'ho passato, lo vediamo qui. Il filo blu è il positivo che parte dalla batteria. Entra dal solito foro che ci eravamo creati per il cablaggio della barra LED anteriore, quindi qua, e spunta praticamente all'interno dell'auto.
faccio vedere. Eccolo lì, cavo blu, che è il positivo, ricordiamo, cavo blu. Eccolo qua, va a finire qui. La parte più comoda per tenere il relè fusibile e così via è qui dentro, perché c'è abbastanza spazio, dal momento che fino a lì non arrivava, perché la mia intenzione era metterlo qui, ma siccome non arriva il filo, per forza qui. Ho nastrato il tutto per evitare che magari si possa staccare qualcosina. Quindi c'è il relè, cavo positivo che viene dalla batteria, fusibile e l'uscita verso il relè. Questo invece è il negativo, sempre dell'alimentazione, e il negativo mi sono portato un cavo, questo qui, vedete, questo nero, accanto al filo blu, l'ho collegato a questo punto di massa qui c'è un punto di massa, quindi con un anello l'ho collegato qui. Poi abbiamo questo cavo nero, sempre dall'uscita del relè, a cui è collegato il pulsante. Quindi questo cavo l'ho portato avanti, l'ho collegato qui, l'ho fatto passare accanto a questo fascio e l'ho fatto uscire praticamente qui. Eccolo qua, questo. Ovviamente i due pulsanti, sia quello del faretto anteriore sia quello per i faretti posteriori, li sistemerò alla fine dopo aver montato le plastiche. Per finire il discorso del cablaggio abbiamo questo cavo sempre uscita dal relè e va ovviamente dietro. Avevamo già collegato qui, quindi passa da lì, passa qui all'interno del faro e spunta sotto, uno per un faretto e due per l'altro faretto. Ed ecco, questo è il risultato finale dopo aver rimontato tutto ciò che avevamo smontato, ovvero il fanale posteriore, in questo caso il subwoofer, e anche il portaoggetti, il portabraccio laterale. Allo stesso modo ho ricollegato anche il tunnel in plastica laterale basso e manca solamente la protezione in plastica sotto il volante, che faccio in questo momento. Beh, lì sulla destra vedete una modifica non originale, in pratica è un decoder per il digitale terrestre, in pratica per vedere la TV nell'auto, ma quello che ci interessa a noi è nell'andare a rimontare la copertura in plastica. Ovviamente dobbiamo far fuoriuscire da lì i cavi e i pulsanti, e una volta installati e fissati tramite del bioadesivo, questo è il risultato finale. Ovviamente adesso quello che ci resta da fare è fissare i nostri fari. Iniziamo da quelli posteriori. È molto comodo questa staffa qui inclusa nel kit, che ci permette di regolare come vogliamo i fari stessi, quindi inclinarli dal basso verso l'alto, spostarli verso destra, sinistra e così via. Quindi spostandoci sull'auto procediamo a montarli. È molto comodo utilizzare questo foro qui già presente sul paraurti, ovviamente sia da un lato che dall'altro. Ecco qua, i faretti sono montati. Dopo, quando l'auto sarà a terra, andrò a regolare il fascio, perché il faretto si può inclinare
verso il basso o verso l'alto, oppure anche verso destra e verso sinistra tramite questi due bulloncini qui. Ad esempio questo è leggermente inclinato perché vorrei fare più luce verso il lato sinistro dell'auto, ma comunque ripeto, una volta che la macchina sarà a terra procederò a regolarli per bene. Ultima operazione ovviamente è fissare la barra LED anteriore, servendomi delle due staffe già incluse nel kit. Molto comodamente con delle fascette l'ho fissate alla mascherina anteriore. È molto comodo anche perché, essendo la mascherina stessa aperta, è possibile far passare il cavo di alimentazione, che ovviamente, effettuando del buon cable management, andiamo a fissarlo per bene sia ad altri cavi già presenti o anche a punti strategici sulla carrozzeria. Bene, anche questo video finisce qui. Come sempre, like se ti è piaciuto, iscriviti al canale e attiva la campanellina per non perdere l'uscita di altri nuovi video. Ti invito come sempre a leggere qui sotto la descrizione per trovare altre informazioni utili, così come ti ringrazio se effettuerai un acquisto di un qualsiasi prodotto presente su Amazon tramite un link di affiliazione che trovi qui sotto, perché verrà riconosciuta una piccolissima percentuale sull'acquisto e aiuterai perciò a far crescere il canale supportandolo. Ti ricordo infine che sono presente anche su Instagram e TikTok, passa a dare un'occhiata, trovi sempre qui sotto i link ai profili. Grazie e alla prossima!